Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025. Abbiamo la carta della morte, amici dei gemelli, periodo di rinascita, periodo di abbandono con vecchi schemi di comportamento, vecchie situazioni, vecchi pensieri, vecchi modi di fare, insomma, è come se si avvicinasse un taglio per darvi la possibilità di rinascere nuovi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e ognuno dei due ha la propria playlist. Sempre nella descrizione c'è anche il link al video che vi presenta il nuovo corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che si terrà a gennaio 2025. Comunque voi aprite sempre la tendina, io gli inserisco tutte le novità del momento, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che sto pubblicando per il primo semestre del 2025. Il primo generale è già uscito, questo è sulla crescita spirituale, poi ce ne sarà ancora uno sull'amore e gli affetti e un ultimo sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi. Partiamo con un 10 di spade, che tra l'altro è l'arcano minore della morte, ragazzi. Ruota della fortuna, un altro 10, il sole, gli amanti, asso di bastoni, 10 di pentacoli, cavaliere di coppe, regina di denari e 4 di bastoni. La sensazione qui con tutti questi due 10 e la morte è che ci sia la chiusura di un ciclo. Poi qui abbiamo anche, tra l'altro c'è anche questo 10. E poi qui abbiamo un asso, come se dovesse iniziare qualche cosa. Allora, diciamo che appena ho visto questo 10 di spade, la sensazione è che vi lascerete di indietro, lascerete nel passato qualche tipo di sofferenza, ma soprattutto ho sentito la parola sacrificio, come se fosse finito il tempo di sacrificarsi, il tempo di dover soffrire, il tempo di dover, mi viene in spagnolo, aguantare, resistere, il tempo di dover resistere in certe situazioni piuttosto che certe dinamiche è finito. Direi anche finalmente, no? Perché comunque il 10 di spade è sempre una carta un po' pesantuccia. Andiamo a vederlo. 8 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe riguardare il lavoro o una qualche quotidianità che state vivendo, che avete vissuto fino ad adesso, insomma, che vi ha un pochettino legato. Ok, poi abbiamo la sacerdotessa, il mago, un fante di spade e un re di coppe. Vederlo così ho come la sensazione che qualcuno rinascerà, diciamo, dedicandosi a quello a cui, da cui è attirato.
Cioè, sia la sacerdotessa che il mago innanzitutto viene definito l'alchimista, no? Quindi è colui che prende il piombo e lo trasforma in oro. Qui abbiamo il piombo, l'energia di Memma, ok? E qui abbiamo la ruota della fortuna, quindi secondo me nella prima parte, diciamo, del 2025, è come se foste portati a rompere qualche schema di comportamento che vi siete portati avanti fino ad adesso, e qui mi viene in mente il lavoro di famiglia, l'aspettativa della famiglia, non so, per esempio siete cresciuti in una famiglia di dottori e anche voi di default fate i dottori, perché se aveste detto che volevate fare gli artisti non vi avrebbero preso sul serio, no? Però adesso erano due esempi così per fare, però con la carta della sacerdotessa qualcuno qui potrebbe proprio avere delle doti psichiche che andranno a svilupparsi nel 2025. È come un ok, basta con quello che è stato, mi dedico al nuovo, mi dedico a me, mi dedico a cambiare gli schemi di comportamento. Adesso andiamo a vedere. Vi dirò, avendo la ruota della fortuna, qualcuno potrebbe anche iniziare a studiare il tema del karma per proprio capire come bruciare karma, come togliere karma. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni, il sole, un fante di coppe e sette di spade. C'è come una sorta di pensiero un po', mi viene da dire, trasfigurato, inerente, secondo me, al vostro amor proprio. Cioè, qui è come osservo, lascio andare qualche cosa di vecchio, qualche sofferenza. Nel primo semestre si chiude letteralmente un ciclo che ha portato solo dolori. Vi dico il lavoro perché qui abbiamo un 8 di pentacoli, però magari non risuona con tutti. Ma siccome sono letture di tipo spirituale e c'è di mezzo anche la missione di vita, lo scopo di vita, può essere che effettivamente qualcuno di voi decida di cambiare con un lavoro convenzionale per dedicarsi a quello che più vi appassiona. C'è da cambiare degli schemi di comportamento, c'è da studiare, mi viene da dire. Vedendo anche il sole e la carta degli amanti, credo che dobbiate iniziare a conoscere meglio voi stessi, a dare un valore positivo, un valore rafforzativo, se vogliamo anche dire così, a tutto quello che sapete fare, a quello che è la vostra essenza, a quello che è la vostra capacità di azione. Andiamo a vederlo il sole. Giudizio, wow. Giudizio, 9 di bastoni, 4 di pentacoli e 8 di bastoni. Allora, devo dire che nella prima parte del 2025 arriverà come una chiarezza mentale. Considerato sia il giudizio che l'otto di bastoni, potrebbe proprio essere una comunicazione, una notizia, un qualche tipo di rivelazione che vi porterà chiarezza mentale. Non sento tanto che sia qualcun altro, perché anche questo sette di spade, cioè è un po' come se la vostra testa vi avesse raccontato delle bugie o vi avessero educato in modo da credere a queste bugie. Magari ci credeva anche chi vi ha educato, ok? Non stiamo dando la colpa o la responsabilità a nessuno, semplicemente avete quel tipo di imprinting, vi siete reincarnati con questo tipo di lezione di vita da elaborare, da sviluppare. C'è da cambiare i cicli di comportamento con la carta del karma, c'è un nuovo inizio, adesso lo andiamo a vedere, però avendo anche qui gli amanti, appunto, secondo me si tratta di fare un lavoro sull'amor proprio. Mm. Abbiamo la regina di coppe, qui c'era il re, e un tre di spade. Allora, per adesso non... Ah sì, ce l'ho qui, una figura femminile. Perché la sensazione è che dobbiate lavorare di più con il vostro polo maschile, cioè l'ordine, la struttura, la pianificazione, l'organizzazione. Perché ho come l'idea che il polo positivo vi... come vi posso dire? È come se foste troppo espansi il polo positivo è quello che si lascia un po',
che segue il flusso, mentre con questo sole sento che dovete dare una direzione a quello che volete fare. Avete anche il mago che è una carta di forte azione. C'è da cambiare il modo in cui fare le cose, probabilmente appunto un'organizzazione, qui c'è come da elaborare tutte le emozioni negative che vi ritornano a galla, capire da dove arrivano, capire quali sono le paure e lasciarle andare. Ragazzi, molte volte le paure ci fanno fare cose che in situazioni normali non faremmo. Ed è importante identificare quel tipo di dinamica proprio per romperla, per cambiarla, perché agire, muoversi, scegliere quando si ha paura è come fare una scelta condizionata appunto dalla paura. Magari sono quelle scelte appunto che non faremmo in altri momenti e di cui poi ci si potrebbe pentire. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 6 di bastoni, la giustizia e di nuovo una carta che mi parla di karma con il 2 di pentacoli. Voglio un'altra carta per il 2 di pentacoli. Sono girate una serie veramente, però queste qua non sono cadute. Mondo, 6 di coppe, temperanza e carro. C'è qualche cosa che ha a che vedere anche con gli spostamenti, probabilmente. Per qualcuno si può trattare magari di un progetto che è in piedi da tanto e quindi è un po' come se ci si stesse chiedendo se effettivamente vale la pena o no lasciare il certo per l'incerto. Però qui, a parte che ho due carte di spostamento, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un cambio proprio di routine, quindi anche abitativo, perché sono due carte che mi parlano di traslochi, e c'è anche una giustizia, quindi sì che ci possono essere come dei contratti in mezzo per una casa, piuttosto che per la regolarizzazione di una certa situazione. Vi dico, è un po' come se vi foste stufati di certe dinamiche. Qui sento come il ah, ok, ma ecco perché io ho fatto questa roba qua. Tenete presente che la sacerdotessa può anche essere una guida. Di solito fa riferimento a chi legge le carte, a chi legge le rune, a chi cura con le erbe, a chi cura con, come si dice, le campane tibetane, tutto quello che è terapia naturale, i massaggi, anche l'agopuntura effettivamente, però è come se ci fosse questo aiuto, se vogliamo, e poi è proprio il lato femminile che voi avete parecchio in disordine, sento qui. Cosa vuol dire che è parecchio in disordine? Che siete talmente tanto aperti, talmente tanto empatici, che qualsiasi cosa provi l'altro vi tocca, vi lasciate influenzare. E invece in quel senso lì bisogna imparare un pochettino a schermarsi, cioè l'altro può essere triste, felice, allegro, però non cambia il mio stato d'essere, perché io sono ferma, posata, radicata, ok? Sono centrata dentro la mia energia, quindi non sono così suscettibile ai cambi emotivi degli altri, che è quello che sento qui in effetti. Avete bisogno un po' di imparare a schermarvi, secondo me. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Vi dico, la parte più difficoltosa, se volete, dopo che c'è stata questa chiusura, sarà fare un'azione di tipo deciso, un'azione ufficiale. Ufficiale perché? Perché c'è sia la giustizia che 6 di bastoni. Carta di successo, carta di regolarizzazione. È una carta di contratti anche, eh? Allora, per il 10 di pentacoli abbiamo un 9 di spade e un 2 di spade. Sembra quasi che se per esempio per voi vibrasse come una situazione di lavoro, che questo tipo di percorso possa portarvi a dover guidare un gruppo di persone. Può essere che vi obblighi, tra virgolette, a dover appoggiarvi ad altre persone, se per esempio fosse la vostra nuova attività, magari da soli non riuscite a fare tutto, avete bisogno comunque di altre persone che vi aiutano. Anche il 10 di pentacoli, ragazzi, è una carta di contratti, è una carta di casa, è una carta di eredità, è una carta di super abbondanza.
Secondo me in questa zona c'è qualche o compravendita o trasferimento, come vi avevo detto prima. Sì, diciamo che con questo 9 di spade potrebbero esserci delle preoccupazioni. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Appeso e eremita. Guardate, la sensazione è che arriverete ad un certo punto dove, nonostante questo gruppo, nonostante potrebbe anche essere un vincolo familiare, nonostante questo contratto, io qui ho come la sensazione che vi prenderete il tempo che vi serve per capire se effettivamente questa nuova situazione è in linea con voi o se è sulla falsariga di quella vecchia. Ho come l'idea che qui non vi esporrete più di tanto. Diciamo che è un inizio di cambio. Non vedo ancora una soddisfazione piena da parte vostra nella prima parte del 2025, ma ci sta anche. Cioè, nel senso, io cambio un lavoro, magari decido della mia passione olistica di trasformarla in quello che può essere un lavoro. Io magari ho fatto un solo studio, non lo so, riflessologia plantare, però ho bisogno di qualcun altro che mi faccia shiatsu piuttosto che acupuntura e da lì vedo questo gruppo. Vi dico, gestire i gruppi in questi casi non è mai semplice e forse anche voi semplicemente vi prenderete il tempo che vi serve per iniziare ad osservare le persone che collaborano con voi, piuttosto che il movimento energetico a livello di clientela. Però con questo eremita finale e il cavaliere di coppe al contrario che mi dice come, ok, non parlo di questo tema in particolare, prima osservo, prima mi studio, vedo che cosa veramente vibra con me, è come un abbozzo a una nuova realtà. Mm? Diciamo che sicuramente termina qualche cosa che avevate in piedi nel 2024 e nel 2025 inizia come a esserci questo nuovo inizio, questo studio, se vogliamo, anche per qualcuno esoterico, ragazzi, è come se vi sentiste chiamati, potrebbe essere anche psicologico, cioè tipo che inizierete a studiare psicologia piuttosto che esoterismo, piuttosto che come fare il lavoro delle zone d'ombra. Questo ve lo consiglio perché avete queste carte qui, il 9 di spade, ma soprattutto questo gruppo di carte qui. Ok, come se avesse bisogno di integrare dell'amore per voi. È come se vi foste sempre messi in secondo piano e ora fosse il momento di dire no, basta, adesso arrivo io. Andiamo a vedere una carta per la regina di denari e una carta 7 di bastoni. Sì, è come se vi dicessero, e 4 di spade, è come se vi dicessero di proteggervi. Anche questa è una carta di protezione, questa è veramente la carta della lotta solitaria e sinceramente abbiamo qui anche l'eremita, quindi sento che siete un po' voi che dovete tirare il carretto, tra l'altro anche qui avete il carro, in questa situazione, in questa nuova... è come se foste vostra responsabilità mettere le regole necessarie per arrivare al compimento e completamento. Diciamo che, appunto, ragazzi, nel prossimo periodo sarà più un lascio indietro e inizio e vedo un po' come vanno le cose, perché sinceramente ci saranno degli alti e bassi, però comunque vedo che poi le cose terminano piuttosto bene, magari a livello economico non come voi vorreste, o se vi state aspettando qualche riconoscimento magari dall'esterno, non arriva subito entro il primo semestre, perlomeno per quello che vedo io qui, però voi iniziate a lavorare, come dico io, di sotto. Vedrete che le cose arrivano. Guardate, quando uno si sforza in modo pulito, mm, state pur certi che prima o poi la ricompensa arriva. Magari non arriva da quella persona da cui noi ce l'aspettiamo, perché se creiamo un'aspettativa è roba nostra, ok?
ok? Io faccio continuamente favori a quella persona mi dice grazie e basta, e non ricambia mai, però state pur certi che in qualche altro ambito della vita in generale qualcuno mi aiuterà. I favori mi ritornano. Non, diciamo, aspettatevi di ricevere la moneta che avete dato dalla persona a cui l'avete data. Ok? Può anche essere che arrivi da parte di qualcun altro. Io questo l'ho proprio notato nella mia vita ed effettivamente poi uno riesce a vedere l'abbondanza. Quando io do, magari non è la persona giusta, però io non lo faccio neanche per aspettarmi qualche cosa in cambio, lo faccio perché quella persona ha bisogno in quel momento, a me non costa niente fare quella roba lì, lo faccio e poi lascio andare. Vedrete, perché a me è successo, quando poi avevo bisogno io, ho trovato qualche angelo che mi è venuto in soccorso. A partire, vi faccio un esempio, ero persa per Torino e ho incontrato un ragazzo in motorino, gli ho chiesto informazioni e lui mi ha accompagnato col motorino fino a dove dovevo andare io, mai visto prima. E semplicemente poi mi ha detto ciao e è andato, non gli ho neanche potuto offrire un caffè. È stato un angelo per me in quel momento di panico. Va bene, ragazzi. Ehm, la vedo abbastanza positiva più che altro perché cambiano come degli schemi di comportamento, cambiano delle dinamiche, ma soprattutto cambia il vostro amore per voi stessi e la vostra grinta, perché più avete amore per voi stessi, più avete autostima, perché vi parlate bene, create un buon dialogo, più vi date coraggio per iniziare dei nuovi percorsi e ci arriverete magari con calma, perché avete ancora bisogno di, come vi posso dire, limare certi aspetti, magari imparare a difendervi, sapete, imparare a dire no per chi è fortemente empatico è molto difficile, ma è la cosa più importante da fare, mettere le barriere, mettere i paletti. No, guarda, adesso non ho tempo, non posso farti questo favore. Sempre l'esempio dei favori. Va bene, ragazzi, sentite, voglio tirarvi una di queste carte che sono come una potenziale credenza limitante che potreste avere, magari risuona, magari no, perché credo di non meritarmi successo. E qui abbiamo 6 di bastoni che parla proprio del successo. Ci sono persone che fanno un sacco di sforzi per ottenere un obiettivo e non ci arrivano mai. Sembra che più sforzi facciano, più l'obiettivo si allontana. Questa può essere effettivamente la credenza limitante di fondo. Non merito successo o ho paura del successo, perché ci sono certe persone che non sono abituate a gestire tanti soldi e quando anche fosse non lo so, vincessero la lotteria, quando hanno questo gruzzolo sono spaventati dal come gestirlo perché non lo sanno fare e normalmente in quei casi lì se lo bruciano in un nanosecondo. Comunque, questa carta è molto bella, fatemi sapere nei commenti come vi risuona perché è interessante, perché noi possiamo pensare a livello cosciente sì, io merito il successo, ma poi in realtà il nostro subconscio ha questo programma dentro, che bisogna fare un lavoro sulle credenze limitanti per rendersi conto effettivamente di come noi siamo programmati, non di quello che pensiamo, ma del programma intrinseco che abbiamo dentro, che abbiamo accumulato da quando siamo bambini. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. La tribù, carta numero 8, che tra l'altro l'8 è, vedete che qui c'è il simbolo dell'infinito. Ragazzi, è un invito bello e buono a creare la vostra tribù, ad andare, a staccarvi, a rompere con i vecchi schemi di comportamento e iniziare una nuova attività, una nuova azienda. Non lo so, sento tanto come movimento dal punto di vista dello stile di vita a livello lavorativo, però ovviamente non risuonerà così per tutti, quindi fatemelo sapere nei commenti. Un ultimo oracolo dei lavoratori di luce, delle semistellari. Ok, questa carta vi dice di rilasciare qualsiasi cosa che vi tenga ehm, che vi tenga lontani dalla vostra autenticità. Qui avete il sole, ragazzi. Si tratta di riscoprire la vostra vera essenza.
Siccome le prime credenze limitanti si creano quando siamo bambini, io vi inviterei a ritornare con la memoria proprio a quando eravate bambini per riscoprire che cosa vi faceva stare bene e d'altro canto anche che cosa vi faceva star male, perché è lì un po' il nocciolo, no? Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video oppure lasciate una donazione. E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email per fissare un appuntamento per una sessione individuale oppure potete anche abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così potete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando. Bene, detto questo, non mi resta che augurarvi un inizio 2025 splendido, pieno di abbondanza, ricchezza, gioia e tanto amore. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!